Nell'ultima versione di Things 5 abbiamo aggiunto la gestione dei consumi e del tempo di utilizzo. Questi due indicatori permetteranno di mostrare un dato relativo a questi due indicatori anche se non è la macchina stessa a fornirlo. Un domani sarà possibile comparare, ad esempio, il consumo di un device con quello di un altro, anche se di un altro tipo, e aggregare i consumi di device diversi all'interno della mia cucina, ad esempio. Per accedere alla funzionalità accedo dalla schermata modelli, firmware, seleziono il mio firmware in uso, sotto mappatura trovo i tre indicatori configurabili. Quello che posso fare è basare su uno stato il mio calcolo, per cui nell'esempio ho selezionato lo stato compressore, ho selezionato il valore acceso, ho inserito un coefficiente. Si presume che questo stato definisca quanto effettivamente il mio dispositivo stia consumando. Quindi se so che l'assorbimento del mio compressore è di 4 kW e mezzo, il mio coefficiente dovrà essere modificato di conseguenza. Questo coefficiente verrà moltiplicato per tutto il tempo in cui lo stato della variabile compressore è effettivamente acceso. Nella schermata di monitoraggio posso vedere come il consumo vari all'accensione, al variare del tempo di accensione del compressore. Quello che posso fare è aggiungere un ulteriore stato che contribuisca al calcolo, quindi seleziono ad esempio l'utilizzo della ventola condensatore, nello specifico il tempo che è accesa, il consumo con il coefficiente di assorbimento pesato, salvo, ricarico, ora il mio indicatore ha preso in considerazione la modifica dei due coefficienti. Il valore somma, quindi il totale del consumo, si è abbassato perché in precedenza il mio coefficiente di assorbimento era settato a 10. Idem si può dire per il tempo di utilizzo, per cui allo stesso modo posso dire che il tempo di utilizzo di questo dispositivo è basato sull'utilizzo del compressore, per cui tutto il tempo che il compressore è acceso posso dire che il mio device è effettivamente stato in uso, ma allo stesso modo posso basare il calcolo del tempo di utilizzo su uno stato di un altro tipo. La differenza tra consumo energetico e consumo istantaneo è sostanzialmente che uno definisce, il consumo istantaneo definisce l'assorbimento istantaneo, si presta ad un utilizzo in tempo reale, mentre il consumo energetico definisce l'utilizzo aggregato su il periodo.